Buongiorno, è un piacere stare qui, but I have to speak in English. I'm really sorry. Okay, what I'm going to try to explain to you is our present understanding about how what's reduction problems and how can we really handle them. Quindi quello che cerchiamo di vedere oggi è cosa abbiamo capito sui problemi di riduzione e come possiamo gestirli. So, at present, what we understand is that you know that reduction problems are linked to the presence of volatile sulfur compounds. Lo stato attuale, diciamo, di quello che sappiamo è che i composti solforati, i problemi di riduzione sono legati alla presenza di una serie di composti solforati volatili. The most important, of course, are sulfuric acid and methanethiol. I due più importanti dei quali sono l'idrogeno solforato e il metantiolo. Both have a strong and unpleasant odors, and both are formed by yeast, particularly in nitrogen deficient fermentations. Entrambe queste molecole presentano degli aromi particolarmente sgradevoli e sono formati dal metabolismo del lievito, in particolare quando ci sono carenze azotate. The problem is that sometimes they often reappear once the wine is stored in an oxide atmosphere, for instance in the bottle. E un problema è che spesso queste molecole ricompaiono nel vino quando questo è conservato in un'atmosfera priva di ossigeno, ad esempio quando è imbottigliato. And just about a little bit about chemistry, reduction is the opposite of oxidation. So, reduction is a process in which something takes electrons, okay? So, something has to pump electrons in the wine. Ma dal punto di vista chimico non dimentichiamo che la riduzione è l'opposto della riduzione, quindi ci deve essere un passaggio di elettroni da un composto a un altro. Okay, so what do we understand today before we began our research? Qual è un po' lo stato dell'arte prima che iniziassimo i nostri lavori di ricerca? So this is Bruce Soiklin, is a wine consultant and wine professor in the United States. He has a very well-known web page that gives us very good updates about wine chemistry. Prendiamo a prestito ad esempio quanto dice Bruce Zöcklin, che è un professore di enologia negli Stati Uniti con un sito web molto aggiornato. Okay, what he says is that wine always contains sulfide precursors because they are normal constituents of fermentation and they are present in a number of different states of oxidation, and that depending on redox potential they may manifest themselves. Il professor Zöcklin dice appunto che il vino contiene sempre dei composti, dei sulfuri, perché sono presenti come composti del metabolismo normale fermentativo e in funzione del potenziale dello stato di ossido-riduzione possono essere più o meno presenti appunto. He also says something like this. The idea is that he warns us that if we use oxygen what does in fact is to oxidize hydrogen sulfide to sulfur. And then what he thinks that happens is that if sulfur later can go back to form hydrogen sulfide. E una cosa che anche afferma che quello che si pensa normalmente è che l'uso dell'ossigeno dell'aria possa permettere di ossidare l'idrogeno solforato a zolfo, ma che la reazione sia reversibile. Another wine consultant now in Stabin is Jeff McCord, and he also relates this problem with the presence of copper. So he says that if we add copper just immediately after aeration, then what will happen is exactly this: the oxidation of thiols to form disulfides. E un altro enologo americano, Jeff McCord, lega la presenza dei fenoli di riduzione a un altro metallo, il rame, dice attenzione che se aggiungiamo rame troppo presto dopo una reazione questo può produrre l'ossidazione dei composti tiolici a disolfuri. So, in summary, what
today we think that happens is this. So we have sulfur, and sulfur is reduced to hydrogen sulfide that is really very powerful. We have a very bad odor. E quello che si pensa oggi è da un lato che abbiamo lo zolfo che viene trasformato in solfuro, quindi con un nota molto sgradevole di uova marce. And exactly the same happens with this disulfide that will be reduced to methanethiol. E analogamente i disolfuri vengono ridotti a metantiolo, sempre caratterizzato da un odore molto sgradevole. Okay, so the question is that this is not consistent with wine chemistry. So this is in fact not true, or at least it's not the truth. Ma il problema è che questo non è coerente con la chimica del vino, quindi questi pensieri, queste idee che avevamo non sono in realtà vere. So I will show you what I am telling this. Qual è la realtà? Vediamo di capirlo meglio. So the key to understand this is the use of different analytical methods. The normal methods for analyzing volatile sulfur compounds are methods that analyze just what is in the gas phase. Per capire meglio il fenomeno bisogna sviluppare dei metodi analitici specifici, perché i normali metodi che misurano i composti volatili analizzano solforati, li analizzano la loro presenza nello spazio di testa. So, but what happens if, for a case, sulfur compounds are bonded, are forming non-volatile complexes? What happens is that these compounds will not go to the heat space, and then the method will see nothing. Ma il problema è che se i composti solforati sono combinati con altre molecole non sono volatili, quindi non migrano nello spazio di testa, e quindi i metodi classici non sono in grado di misurarli. So that classical strategy only see three forms, because you need to break the complexes first if you want to see total volatile sulfur compounds, and that's what we do. Quindi i metodi di analisi classica misurano in realtà solo i composti solforati liberi, ma se vogliamo misurare i composti solforati totali dobbiamo sviluppare un metodo che li separi prima dai composti che li legano, ed è quello che abbiamo fatto. So now we are able to see free forms plus total forms, so we can really measure free and bonded forms. Quindi adesso siamo in grado di misurare sia le forme libere che le forme legate per avere i composti solforati totali. So let's see what we have learned. First, you see the free forms, two wines with very little sulfuric, with very little methanethiol, okay? Let's see what happens to total forms. E vediamo come è importante questa misura dei composti solforati totali. Vediamo i composti solforati liberi nel vino sono presenti in quantità molto, molto ridotte, ma se andiamo a misurare le forme totali la faccenda cambia non di poco. So if we go for more analysis, what we learn is that all the wines contain hydrogen sulfide and methanethiol and eventually other mercaptans in non-volatile odorless forms. And the question is that these forms are interconvertible in the volatile forms. Otherwise, we couldn't see them with our method. E quindi, riassumendo l'analisi condotta su diversi vini, la scoperta è stata che tutti i vini contengono composti solforati, sia idrogeno solforato, metantiolo, eventualmente altri mercaptani, in una forma legata e non odorosa, non volatile. Ma il problema è che questa forma è reversibile, altrimenti non saremmo in grado di analizzarla col nostro metodo. So what happens when we put some free mercaptans in the wine? Okay, so we put some mercaptans and you see this wine, nearly everything stays in the heat space, but this other wine, we could see absolutely nothing in the heat space. So wine 3
apparently eats all the mercaptans. E che cosa succede se aggiungiamo volontariamente dei composti solforati al vino? Vediamo l'esempio di questi due vini, 2 e 3. Il vino 2 aggiungiamo dell'idrogeno solforato e lo ritroviamo pressoché tutto nella forma libera. Entro il vino 3 non ritroviamo idrogeno solforato libero, sembra che se lo sia mangiato. But if we analyze the total forms, what we see is that the total forms are still there. Ma se andiamo ad analizzare invece i composti solforati totali, vediamo che quello che abbiamo aggiunto è ancora tutto lì. So the second finding is that each wine has a specific ability to bond reversibly hydrogen sulfide and mercaptans. Quindi la seconda scoperta che abbiamo fatto è che ogni vino ha una propria specifica abilità di legare in maniera reversibile l'idrogeno solforato e i mercaptani in genere. So what happens now if we put mercaptans in synthetic solutions containing different metals? Che cosa succede se aggiungiamo questi mercaptani a soluzioni sintetiche contenenti metalli diversi? So what you are seeing here is the free level, so what would smell, okay? Quindi quello che vedete in questi grafici sono i composti volatili liberi, quindi quelli volatili e quindi odorosi. And you can see that whenever there is copper, you can't see any free molecule. E si può vedere come è ben noto del resto, con l'aggiunta di rame bivalente non abbiamo assolutamente presenza di composti solforati volatili. Also some reduction with zinc and also some reduction with iron too. E una riduzione di questi composti l'abbiamo anche con lo zinco e col ferro bivalente. So we couldn't see any precipitation. But what happens now when we analyze these solutions containing the copper with the method for total forms? Ma non si nota nessuna precipitazione e quando analizziamo queste soluzioni col metodo per misurare i composti solforati totali, che cosa succede? Happens that they are still there. Okay? Scopriamo che in realtà l'idrogeno solforato e i mercaptani sono ancora tutti presenti in soluzione nel vino. So this means that hydrogen sulfide and mercaptans do not precipitate, but form stable, reversible, soluble complexes with some cation metals, particularly copper. Di questo vuol dire che l'idrogeno solforato e i mercaptani non precipitano nel vino, ma formano composti stabili, benché reversibili e solubili, con alcuni cationi metallici, in particolare il rame. So, what happens? What our professor of chemistry wrong? Because we were taught that copper 2 precipitates sulfuric and mercaptans as sulfides and as this mercaptan. We know certainly that these salts are very insoluble, and this is true. Quindi cosa vuol dire questo? Che il nostro professore di chimica si è sbagliato quando ci insegnava che il rame più lo zolfo dà solfato di rame, che è una molecola fortemente insolubile? However, all chemists couldn't see what happens at the very low levels that we have of mercaptans and copper in wine. They didn't have good methods for seeing what really happened. I vecchi chimici non avevano gli strumenti analitici a disposizione che ci sono a disposizione oggi, quindi non potevano in realtà vedere di preciso cosa succedeva nel vino alle basse concentrazioni di rame e idrogeno solforati che sono presenti. Today we have learned that insoluble sulfides of many important elements such as copper, but also iron or zinc, can exist before precipitation as neutral soluble forms, as suspended nanoparticles or as colloids. E con gli strumenti analitici di oggi appunto possiamo vedere che in realtà l'interazione di composti solforati con i metalli, prima di arrivare alla precipitazione, può esistere nel vino in varie forme, come forme neutre solubili, come nanoparticelle in sospensione o in forma colloidale. All these forms remain in the solution and cannot be eliminated by filtration.
E tutte queste forme rimangono in soluzione e non possono venire eliminate con una filtrazione. And the funny thing is that this is really very common in nature. So we have discovered some organisms that use this strategy to detoxify from toxic metals. E la cosa divertente è che questo fenomeno avviene in natura, è stato messo in evidenza di recente come alcuni microrganismi usano questo microrganismo per detossificare l'ambiente dalla presenza di metalli. This also explains why sulfides can survive even in toxic waters of clean rivers. E questo spiega anche come è possibile misurare dei solfuri anche in acque ricche di ossigeno. And explain also why metals move around the oceans. E spiega anche il motivo per cui i metalli si muovono negli oceani. So, today we know that copper and sulfide in water form not the solid precipitate, but a soluble molecular aggregate that contains 3 sulfides and 3 coppers and 3 water molecules. Quindi oggi possiamo dire che nel vino il rame e il solfuro in soluzione non formano un precipitato solido di solfuro di rame, ma un aggregato molecolare dove sono presenti 3 atomi di rame, 3 di zolfo e 3 molecole di acqua. In which the 3 copper and the 3 sulfur atoms form a highly stable hexagon. Here you can see it. E in particolare i 3 atomi di rame e di zolfo si alternano per formare un esagono particolarmente stabile. And in wine too, of course. E questo succede anche nel vino, ovviamente. Okay, so what else have we learned? We have done statistical models relating the sulfide content of wines, and surprisingly, we have found that sulfide contents of wines can be perfectly explained by metals. E continuando il lavoro di studio dei dati analitici abbiamo visto che il contenuto totale di solfuri del vino può essere perfettamente spiegato e prevedibile anche conoscendo il contenuto di metalli. So, in general, the more copper the wine contains, the less zinc and the less iron, the more total sulfuric acid the wine content. Quindi, ad esempio, nei vini bianchi e rosati maggiore è la quantità di rame e minore la quantità di zinco e di ferro, e maggiore sarà il livello di idrogeno solforato totale presente. And exactly the same happens in red wines. E esattamente la stessa cosa succede per i vini rossi. So the more copper, the less zinc, the less iron, the more total hydrogen sulfide. Quindi maggiore il rame di nuovo e minore il contenuto invece di zinco e di ferro, e maggiore è la quantità di idrogeno solforato. So this finding tells us that total levels are strongly related to the wine copper level. Quindi la quarta scoperta che abbiamo fatto è che il livello totale appunto di idrogeno solforato è strettamente correlato con il contenuto di rame del vino. So what happens that copper naturally occurring in wine drops hydrogen sulfide as it is formed along fermentation, avoiding its coevaporation with carbon dioxide. Quindi questo succede perché il rame intrappola praticamente l'idrogeno solforato mentre si forma durante la fermentazione, e impedendo che invece venga disperso nell'atmosfera, trascinato via dall'anidride carbonica. And the other metals are likely determinants of the sulfuric formed during fermentation. E anche gli altri metalli e alcuni aminoacidi hanno analogamente determinanti nella formazione di idrogeno solforato durante la fermentazione. So, in conclusion, partial conclusion, wine contains hydrogen sulfide, methanethiol, and other mercaptans in non-volatile and odorless forms as stable, soluble, and reversible complexes with copper. Quindi una prima conclusione è che il vino contiene idrogeno solforato, metantiolo, eventualmente altri mercaptani, in una forma che è non volatile, priva di odore, ma stabile in soluzione, e in una combinazione reversibile con la rame. And in fact, copper salts do not precipitate sulfuric,
and mercaptans, on the contrary, they are the natural way to trap and safely store them. Quindi i sali di rame non precipitano tutto l'idrogeno solforato ai mercaptani, ma al contrario sono la via naturale per custodirli e per racchiuderli e appunto tenerli custoditi in sicurezza. So then, it is not strange what happens when we store wines in anoxia. Quindi non è una sorpresa vedere quello che succede quando il vino è conservato in assenza di ossigeno. So this is the total levels of hydrogen sulfide of 16 red wines and 8 whites and rosés, stored in complete anoxia at 50 degrees. And you see that total forms here don't increase, and in the whites, yes, there is some increase. Vedete cosa succede? Questi sono i due grafici, illustrano la media dei livelli totali di idrogeno solforato in 16 vini rossi e 8 vini bianchi conservati in condizioni di stretta anossia, quindi assenza di ossigeno, a 50 gradi di temperatura. Okay, but now let's see what happens to free hydrogen sulfide. Quindi questo è l'idrogeno solforato totale, adesso vediamo che appunto non incrementa nei rossi, incrementa leggermente nei bianchi, vediamo cosa succede all'idrogeno solforato libero, volatile. There is a strong and continuous increase. E vediamo che durante queste condizioni di conservazione c'è un forte aumento e continuo. And exactly the same happens to methanethiol, in this case with a stronger increase of total forms. E analogamente il comportamento del metantiolo è analogo con un aumento ancora maggiore delle forme totali. So what this means is the increments of free hydrogen sulfide that we observe while wine is stored in anoxia are simply the release of complex forms. In the case of methanethiol, there is also the noble formation of this molecule. Quindi questo vuol dire che per quanto riguarda l'idrogeno solforato, il suo aumento della forma libera volatile durante la conservazione del vino deriva praticamente esclusivamente dal rilascio di quello che è combinato, mentre nel caso del metantiolo abbiamo anche una formazione ex novo di questa molecola. And it also happens at room temperature. You see what happens along more than 1 year of storage of many red wines in anoxia, and you see again total forms remain stable and free forms increase continuously. Ma lo stesso comportamento si manifesta a temperatura ambiente. Questo grafico illustra le quantità di idrogeno solforato totale libero in un vino mantenuto per quasi 2 anni a 25 gradi centigradi, in assenza di ossigeno. So we have measured that a normal red wine releases around 0.4 micrograms liter of free sulfhydric per month, and a white of rosé around 0.7 micrograms per liter per month. Quindi si può misurare per un vino rosso mediamente che c'è un rilascio di idrogeno solforato libero di circa 0,4 microgrammi litro per mese, mentre in un vino bianco e rosato questa quantità può arrivare a 0,7 microgrammi litro, sempre per mese. And differences between wines can be higher than 1 order of magnitude. Ma le differenze tra un vino e l'altro possono essere superiori anche a un ordine di grandezza. And exactly the same happens to methanethiol with a strong de novo formation. E comportamento analogo lo riscontriamo per il metantiolo con una maggiore incidenza, dicevamo, della formazione ex novo. So a normal red wine forms around just 1 part per billion of this molecule in 1 year aging, and a white wine around 1.7 part per billion of this molecule. Quindi un vino rosso normale arriva a formare, a produrre di nuova formazione circa 1 microgrammo litro di metantiolo per ogni anno di conservazione, e in un vino bianco rosato si può arrivare a 1,7. But again, differences between wines can be pretty high, more than at least a factor 6. Ma anche in questo caso le differenze tra un vino e l'altro possono essere molto elevati, fino a un fattore 6.
So I'm going to skip this, okay? So you see that differences in the formation of free hydrogen sulfide can be very large. Quindi le differenze nel meccanismo di formazione di questi composti possono essere molto grandi tra un vino e l'altro. And in methanethiol we see very similar patterns, but still quite different rates of formation. Mentre nel caso del metantiolo vediamo comportamenti analoghi, ma comunque con velocità di incremento molto diverse da un vino all'altro. Okay. So, what other things happen when wine ages in anoxia? Quindi che cosa succede al vino quando è conservato in assenza di ossigeno? First, there is a strong decrease of redox potential, Innanzitutto c'è una grossa diminuzione del potenziale redox and surprisingly, there is an increase of the absorbance at 420 nanometers, indicating that in fact wine is oxidizing. ma sorprendentemente c'è anche un sensibile aumento dell'assorbanza a 420 nanometri, in particolare nei bianchi, che indurrebbe a pensare a un'ossidazione del vino. So what could this mean? A strong decrease in redox potential means that something is being oxidized and is pumping electrons in or to the wine. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che quando c'è una forte diminuzione del potenziale redox ci deve essere qualcosa che sta pompando elettroni verso il vino. But at the same time, we see some changes in absorbance that suggest that polyphenols are being self-oxidized to form more conjugated forms. Contemporaneamente vediamo dei cambi nell'assorbanza, quindi possiamo supporre che sono i polifenoli che si auto-ossidano a forme più coniugate. So what we think that happens is that hydrogen sulfide is released because copper 2 is reduced by the electrons released by the auto-oxidation of polyphenols. Quindi quello che pensiamo succeda è che questi elettroni che vengono rilasciati dall'ossidazione dei fenoli vanno a ridurre il rame bivalente che a sua volta quindi esce non ha più la capacità di complessare i composti solforati e li libera man mano. So more things is we have been able to explain mathematically the amount of free sulfhydric released by a wine. Quindi siamo riusciti a produrre dei modelli matematici in grado di spiegare, di quantificare la quantità di idrogeno solforato rilasciata nel vino durante l'invecchiamento. And you see that the release rate is proportional to the amount of bonded hydrogen sulfide that the wine contains and inversely proportional to the level of copper that the wine contains. E questa velocità è da un lato proporzionale al contenuto di idrogeno solforato e dall'altro inversamente proporzionale al contenuto in rame e alla caduta di potenziale. So the release of sulfhydric is higher the more the wine content of total hydrogen sulfide and the smaller the content of copper and the higher the potential drop. Quindi il rilascio di idrogeno solforale è più elevato quanto più elevato il contenuto di idrogeno solforato totale nel vino e quanto più è basso il contenuto di rame e maggiore la caduta di potenziale. So again, copper does not eliminate sulfhydric and mercaptans but traps them, making the release more difficult. Quindi cosa fa il rame in pratica? Non elimina l'idrogeno solforato e i mercaptani, ma li intrappola rendendo più difficile il loro rilascio. So, this means that copper acts as a trapping system and releases bonded mercaptans only when it is reduced, but reduction and release are more difficult as the levels of copper are higher. Quindi si può assumere che il rame appunto funzioni come sistema che intrappola e rilascia i mercaptani legati solo quando viene ridotto. Ma sia la riduzione del rame che il rilascio dei mercaptani sono più difficili quando i livelli di rame presenti sono maggiori.
But what happens with the noble formation? The noble formation is related to cysteine and again to copper, and the noble formation of methanethiol is again related to the level of methionine. Che cosa succede invece relativamente alla formazione ex novo sia di idrogeno solforato che di metantiolo? Questi sono legati rispettivamente alla presenza di cisteina, l'idrogeno solforato, e di metionina, il metantiolo. The problem is that this is not only a model. I am going to show you what happens when we put copper in the total contents of hydrogen sulfide and methanethiol of asynthetic solution containing amino acids, wine phenols stored in anoxia at 50 degrees. Ma questi non sono solo modelli, vediamo adesso cosa succede aggiungendo rame al contenuto di idrogeno solforato e metantiolo totale in soluzioni sintetiche, aggiungendo appunto rame e altri composti. As you can see, in the samples containing copper, there is much total hydrogen sulfide and more total methanethiol. So, although no signal of free forms was evident, copper strongly induced the formation of sulfhydric and methanethiol in these conditions. Quindi in particolare l'aggiunta di rame determina un aumento delle quantità di idrogeno solforato totale e ancora di più di metantiolo totale, anche se le forme libere scompaiono, e questo ci fa pensare in prima istanza che li abbiamo eliminati. So then what happens when we use copper thinning to remove reductive of odors? Quindi che cosa succede quando utilizziamo il rame per eliminare gli odori anomali solforati? So here you see this is a wine with a reductive of odor that was treated with 50 parts per billion of copper, 500 parts per billion of copper, or with a commercial product to remove hydrogen sulfide. Questa prova è stata fatta aggiungendo a un vino, un wine o solo? Wine. Su un vino appunto contenuti diversi di rame, 50 e 500 ppb, e anche un preparato commerciale specifico per la riduzione dei composti solforati, ed è stata misurata la scomparsa dell'idrogeno solforato e del metantiolo liberi. And this molecule fully disappears, so the off odor just goes out. E come ci possiamo aspettare, le molecole libere effettivamente scompaiono, quindi gli odori sgradevoli sono eliminati. But the total forms are not changed because there is no precipitation. Ma l'aggiunta di rame non ha determinato la precipitazione di composti insolubili, quindi la quantità totale di composti solforati presenti non è cambiata. But big surprise, depending on the amount of copper and of its state, copper can in fact promote the increase of total sulfhydric just in 3 weeks. Ma sorprendentemente non solo non è cambiato il contenuto di composti solforati totali, ma l'aggiunta di rame a maggiori concentrazioni ha determinato la promozione di formazione ex novo di idrogeno solforato, e questi risultati sono stati ottenuti dopo solo 3 settimane di contatto. So we don't know what will happen in the future yet, but I wouldn't trust. Quindi non sappiamo cosa succederà in futuro, ma io non mi fiderei tanto, insomma. So, finally, not all oxygen is equally efficient at removing sulfhydric and mercaptans. Let's see what happens with micro-oxygenation, and I am going to show you the results of 6 months taking different amounts of oxygen by 2 different wines. Come ultimo aspetto vediamo che cosa succede con l'aggiunta di ossigeno, e illustrando i risultati di una prova durata 6 mesi con aggiunte di diversi dosaggi di ossigeno a un vino con composti solforati. You see that micro-oxygenation perfectly removes total hydrogen sulfide, but you have to wait quite a long time and to reach nearly 40 milligrams of oxygen per liter.
della microossigenazione effettivamente riesce a rimuovere, anche se lentamente nel tempo, i composti solforati, ma bisogna raggiungere livelli di ossigeno relativamente alti, fino a 40 mg litro. And aeration. The question is that aeration is not effective because bonded forms are protected from oxidation and only free forms react. La reazione invece non è altrettanto efficace perché reagisce solo con le forme libere, ma non con quelle legate, che sono maggioritarie. So if you use oxygen to oxidize protected mercaptans, you will oxidize other wine components instead. Quindi, volendo utilizzare l'ossigeno dell'aria per ossidare i mercaptani legati, in realtà andiamo ad ossidare qualche altra molecola al suo posto. Okay, you can see here what happens. This is hydrogen sulfide and sulfur dioxide, and the more air you give, the higher the proportion of sulfur dioxide you remove in relation to the hydrogen sulfide. E questo grafico fa vedere appunto con quantitativi di areazione crescenti come in realtà quello che si tende a eliminare è soprattutto una maggior quantità di anidride solforosa. So only oxygen taken at very low dosages, about 7 mg liter per month, and during long times, at least 3 months, is really able to remove sulfhydric and methanethiol. Quindi solo un dosaggio molto basso e prolungato, si parla di 7 mg litro mese per almeno 3 mesi, di ossigeno è effettivamente efficace nell'eliminare idrogeno solforato e metantiolo. Because remember that bonded sulfhydric and bonded methanethiol are in fact protected from oxidation by metals. E questo perché, ricordiamocelo sempre, appunto l'idrogeno solforato è protetto dalle forme legate coi metalli. And during anaerobic racking, what happens to oxygen is that it is just wasted oxidizing sulfur dioxide and wine polyphenols. E quindi in pratica durante quello che facciamo con un travaso all'aria in realtà è sprecare ossigeno e alla fine andiamo a ossidare più polifenoli e solforosa, ma non i composti solforati. Okay. Unfortunately, the closure is an effective way to control the problem. E la chiusura delle bottiglie può essere un modo molto efficace per controllare questa situazione. So I am going to show you the average reduction in free hydrogen sulfide, free methanethiol, and total sulfur dioxide of 4 different wines stored 1 year under 2 different corks in comparison to an anoxic control. Vediamo in questa prova la riduzione percentuale dell'idrogeno solforato, del metantiolo liberi e della solforosa totale di 4 diversi vini conservati per 1 anno con 2 chiusure differenti e in confronto a un vino in condizioni di stretta assenza di ossigeno. And the results are very clear. The 2 closures have been very effective at reducing the free levels of hydrogen sulfide and methanethiol. Quindi entrambe le chiusure, entrambi i tappi sono stati molto efficaci nel ridurre i livelli delle forme libere di idrogeno solforato e metantiolo. But you see that the more permeable closures also destroy much more sulfur dioxide. Ma la chiusura più permeabile comporta anche una perdita maggiore di solforosa. And the levels of total forms didn't change along the experiment. Ma di nuovo nell'anno di sperimentazione i quantitativi totali delle varie molecole non sono cambiati. So, for conclusion, we can conclude that hydrogen sulfide and methanethiol are natural byproducts of fermentation and are also natural byproducts of the metal polyphenol catalyzed degradation of sulfur amino acids. Quindi per riassumere, i composti solforati, in particolare l'idrogeno solforato e il metantiolo, sono sottoprodotti naturali della fermentazione, ma sono anche sottoprodotti naturali delle reazioni di degradazione degli aminoacidi solforate catalizzate dai metalli e dai polifenoli.
that both accumulate in wine as stable complexes with metal cations, notably copper. E entrambe queste molecole si accumulano nel vino in un complesso stabile con cationi metallici, in particolare il rame bivalente. That the traditional copper finning operations do not remove, just conceal these molecules and can increase the catalytic ability of the wine to form more of these of others. Quindi la tradizionale aggiunta di rame non rimuove queste molecole, ma ne blocca semplicemente le forme libere e può addirittura aumentare la capacità catalitica del rame di formare maggiori quantità di questi composti maleodoranti. Once the complexes are formed, aeration operations are absolutely useless for removing these compounds. Una volta che i complessi si sono formati, le operazioni di arieggiamento sono totalmente inutili per rimuoverli. We have also seen that bonded forms will be slowly released when the wine is stored in anoxia, possibly because copper 2 is reduced to copper 0. Abbiamo visto che le forme legate tendono leggermente a essere rilasciate quando il vino è conservato in assenza di ossigeno, probabilmente perché il rame viene ridotto da rame bivalente a valenza zero. And the paradox is that the rate of release is proportional to the amount of bonded forms are inversely proportional to the copper content. E la velocità di questo rilascio è proporzionale alla quantità di forme legate e inversamente proporzionale alla quantità di rame contenuto. We also have seen that microoxidation is effective of eliminating total forms. Mentre la microossigenazione è efficace per eliminare le forme totali di composti solforati. We also have learned that tight closures should be completely avoided. Mentre le chiusure troppo ermetiche dovrebbero essere evitate. And we also have learned that we can today assess the wine tendency to form reduction problems. E tutti questi strumenti analitici che abbiamo sviluppato ci permettono adesso di prevedere la tendenza di ogni vino ad andare in riduzione. Okay, I really want to thank Oenoppia. I want to thank the Sive. I want to thank Vinidea. I want to thank you all for being here. And of course, I want to thank all my people, particularly Ernesto, that is the student that has done most of this work. E vorrei, come conclusione, ringraziare Sive e Oenoppia per la realizzazione del premio, tutti voi che siete qua, ma anche il gruppo di ricerca che coordino, in particolare Ernesto Lesma, che è la persona fisicamente che ha fatto il lavoro. And thank you. Grazie mille.